Benvenuti nel video tutorial dedicato al cinturino con elastico inserito. Questa tecnica si può utilizzare anche nei polsini. Questo modello potrebbe essere di un pantalone o di una gonna. Questa parte è il davanti. Questo è la parte del dietro. Questo è il cinturino che va applicato in vita. Prima di applicare il cinturino, il modello deve essere già cucito e rifinito. Questa è la parte del dritto del tessuto, questo invece il rovescio del tessuto. La piega, segno con il gesso il rovescio del tessuto. Far coincidere per bene i margini, misurare i margini del cartamodello e riportarli con il gesso sul tessuto. Far coincidere per bene i margini, bloccare con spilli e poi sul segno del gesso imbastire e cucire a macchina. Fatta cucitura a macchina e anche rifinito i margini. Piego a metà il cinturino con il rovescio del tessuto all'interno. Faccio coincidere la cucitura e blocco con spillo in verticale. Far coincidere margini con i margini e bloccare con gli spilli tutto attorno alla circonferenza. Piego il cinturino partendo dalla cucitura, la piega che si forma la segno con il gesso. Così ho il cinturino diviso a metà. Il centro dietro lo segno con un gesso solo per evidenziarlo e devo farlo coincidere con la cucitura del cinturino. Il segno fatto sul cinturino lo faccio coincidere con il centro davanti, che in questo caso è una cucitura. Prima blocco con 2 spilli i punti di riferimento e poi tutto attorno alla circonferenza blocco con gli spilli, facendo attenzione che i margini coincidano. Fatto coincidere i margini del cinturino con i margini del mio capo con tutti gli spilli. Misurare il margine del cartamodello che è uguale ai margini del cartamodello del cinturino e li riporto sul tessuto. Segno con il gesso tutto attorno alla circonferenza e poi imbastisco sopra la linea del gesso. Segno
4 centimetri sulla linea dell'imbastitura. Mi trovo sulla parte del davanti e faccio cucitura a macchina saltando quei 4 centimetri. Rifinire i margini tralasciando i 4 centimetri. I 4 centimetri servono poi per inserire l'elastico. Prendo l'elastico e porto la misura che mi interessa, ad esempio la circonferenza vita reale. Segno con il gesso e faccio anche dei tratti, sempre con il gesso, dalla stessa parte dell'elastico. Questo mi aiuta, una volta che ho inserito nel cinturino, per valutare che non si sia girato mentre lo inserivo. Con la spilla da baglia su un margine lo inserisco nell'apertura dei 4 centimetri. Controllo che il segno del gesso sia dalla stessa parte e poi sormonto il margine dell'elastico con il segno che aveva effettuato per la lunghezza che desidero. E poi a macchina, con un punto elastico possibilmente, disegno un rettangolo con una diagonale. Ecco qui il risultato. Viene tagliato il pezzo in più. Faccio entrare completamente l'elastico, rifinire con cucitura e rifinitura dei margini. Ecco il risultato. Per evitare che l'elastico all'interno si giri, si possono fare delle cuciture nella cucitura del cinturino o anche dove ci sono le cuciture dei fianchi, sempre sul cinturino. Questo evita che giri all'interno. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!